Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. Ieri si è giocata la partita Napoli-Juventus e come sapete tutti i partenopei hanno vinto per 2-1. Una vittoria sicuramente meritata ma ottenuta anche grazie all'imprecisione della Juventus sotto porta. Allegri deve comunque ritenersi soddisfatto della prestazione al pari di Calzona. Prima di parlare nel dettaglio di Napoli-Juventus, come di consueto vi invito a iscrivervi al canale qualunque sia la squadra per la quale tifate. In un video precedente avevo detto come la partita vinta di goleada con il Sassuolo era un importante segnale di ripresa. Avevo detto che più che guardare al risultato bisognava prestare attenzione all'atteggiamento dei calciatori in campo, sottolineando che proprio la partita con la Juventus sarebbe stato un test probante che ci avrebbe detto di più su cosa aspettarci da Napoli di qui alla fine del campionato. Ebbene, credo saremo tutti d'accordo nel dire che il test sia stato superato, a maggior ragione se consideriamo che la Juventus ha probabilmente giocato la migliore partita della stagione. Di certo è stata la migliore prestazione dell'ultimo mese. Tuttavia, ciò non è bastato alla squadra di Allegri per tornare dal Maradona con almeno un punto. Al Maradona si è vista la Juventus che non ti aspetti, sicuramente più propositiva di quanto è solito essere. Va detto che il modo di giocare della Juve è stato favorito dal Napoli che ha giocato alto, spavaldo, si è preso i suoi rischi. Rischi che, attenzione, sono stati anche la conseguenza di alcuni errori. In particolare mi riferisco ai due commessi da Olivera nel primo quarto di partita che sarebbero potuti costare caro. L'uruguaiano inoltre avrebbe potuto opporsi in modo più deciso al tiro di Chiesa, poi finito in porta. Insomma, insufficiente la prestazione di Olivera. Ricordo anche un'uscita alta e fuori tempo di Juan Jesus, mi pare su Cambiasso o Chiesa, ora non ricordo, che ha permesso alla Juve di rendersi pericolosa. La nota più positiva della serata, oltre al risultato, è stata a mio avviso la circolazione della palla, veloce come non si vedeva da tempo. Finalmente un possesso palla fatto in modo produttivo, con il centrocampo che si è mosso meravigliosamente. E visto che parliamo del centrocampo, bene Lobotka, bene Anguissa, ma soprattutto bene Traoré, che sebbene abbia iniziato la partita con qualche incertezza, è cresciuto man mano che i minuti passavano. Tanto è vero che la sua mancanza si è sentita quando è stato sostituito da Zielinski, un'altra prova mediocre del polacco. Tuttavia, al momento Traoré ha 60-70 minuti di autonomia. Proprio a centrocampo mi è apparso di vedere un tipo di calcio relazionale, poi magari mi sbaglio. Vi invito ad osservare i movimenti, in particolare quelli di Traoré, che pare essere proprio il calciatore più funzionale al calcio relazionale. In questo senso ritengo si sia mosso anche Kvaratskhelia. Per il resto ho visto aggressioni e reaggressioni che hanno fatto la fortuna del Napoli dell'anno scorso, mentre probabilmente si devono perfezionare le marcature preventive. Ovviamente non sono tutte rose e fiori, cosa non mi ha convinto. Di Olivera ho già detto, ma c'è da aggiungere Osimhen che sebbene ci abbia messo impegno, avrei voluto vederlo partecipare di più al gioco, invece di restare in avanti aspettando che arrivasse il pallone. Il calcio di rigore è stato tirato malissimo, peggio non si poteva fare. In conclusione, aspetti da migliorare ce ne sono, ma la strada intrapresa è quella giusta. Con il lavoro si colmeranno le lacune viste domenica sera. Alcuni calciatori devono essere più concentrati perché spesso le disattenzioni sono all'origine dei gol. Al netto di ciò, i tifosi del Napoli possono essere soddisfatti. Calzona sta facendo un buon lavoro e se il Napoli dovesse proseguire in questo percorso di crescita, pensare ad un tecnico diverso da Calzona sarebbe un rischio da evitare. Il Napoli ha bisogno di continuità, azzerare il lavoro fatto da qui a maggio credo che non sarebbe una buona mossa e questo finale di stagione deve essere inteso anche come una preparazione al prossimo campionato. Poi se Calzona resterà non lo so, ma è certo che allenatori con idee vecchie non vanno bene per il Napoli. Aspetto i commenti per conoscere le vostre opinioni, iscrivetevi al canale e alla prossima.